Buondì, è l'alba. Siamo appena svegli e vediamo la sorpresa che ci riserva il pianeta per questa mattina. Oh, che carino. -8, non si vede. Il pianeta si presenta in questo modo lì fuori. A volte non è invitante, ma a noi ci gasa di brutto. Bonjour. Siamo circa il 27-28 novembre, non ricordo bene. Un bel -8 per cominciare la stagione, direi che è invitante. Qui è già arrivato l'inverno pieno proprio. Allora, per prima cosa apriamo i cani, che in questo periodo con queste temperature ognuno dorme anche lui alla susta. Stanno ognuno in un posto diverso, ma tutti al caldo, diciamo. E la prima è la vecchietta. Prego signora. Adesso andiamo ad aprire anche agli altri che sono in stalla al caldo con le mucche. Ehi là, ciao! Ciao Pippo, buongiorno Pippo. Ciao Pippo, buongiorno Pippo, ciao. Ciao Milla. Saltiamo a call. Dopo questa prima operazione cerchiamo di capire il tema di questo video. Dunque, oggi stiamo tutto il giorno insieme. Adesso è l'alba. Non so che ora è, però il sole non c'è ancora. Abbiamo queste temperature gelide che ci accompagneranno in questa giornata. Di solito quando il cielo è limpido così le notti sono strafredde in questo posto, ma poi anche di giorno la temperatura sale di pochissimo sopra lo zero. Allora oggi proviamo a stare tutta la giornata insieme, vi porto con me in tutte le mie attività. Partiamo da qui e arriveremo fino a quando stasera non andremo a dormire. Vediamo un po' com'è una giornata qui in aperta campagna da mattina a sera in un periodo molto freddo come questo, invernale, per cui passeremo tutta una giornata insieme. Partiamo subito che le giornate sono corte. Questa è una delle cose che mi piace di più in assoluto nella vita. Cominciare ogni giornata col pulire qualcosa. In questo caso la stalla. È una cosa che metaforicamente mi piace di brutto. Ogni mattina noi ripuliamo tutto per poi partire bene con la giornata. Incredibile, -8 fuori, 5 gradi nella stalla. Solo con 3 mucche che fanno da termosifone.
Questa è la nostra squadra da caccia che ancora non vi abbiamo presentato sul canale, prima o poi ve li facciamo conoscere. Questa è tutta la nostra squadra di caccia, loro sono fondamentali in questo luogo, veramente hanno un ruolo tra i più importanti, vero Coti? Dici un po' ciao Coti, dicelo Coti, sei bella. Oh, c'è già solo più 5, meno 5, si sta meglio, eh? Fa già subito piasina, un po' su. La cosa assurda è che queste a meno 8 stanno tutta la notte in acqua. Respirare a sta temperatura ti brucia perfino il cervello. Quando arriva il sole sul girasole è sempre una gioia. Oh Nina, guarda cosa ho trovato per terra ieri sera nel cortile. Una busta tutta rosicchiata da Egua, ce l'aveva in bocca con dentro 20 euro, che non sappiamo da dove arriva. L'ha trovata forse sul sentiero, ci ha portato a casa una busta con 20 euro dentro. Egua, prossima volta porta 50, eh? Ultimo step di questo giro mattutino degli animali, le galline. Acqua ovviamente gelata. Perché lì c'è quella di ieri. Esatto. Polenta con patate che me la mangerei io, vederla così. Ragazze, normalmente in questa stagione, dopo questo primo giro, rientriamo un attimo in casa e nonostante che non ci sia niente di acceso, fa un caldo boia rispetto a fuori. Adesso, prima cosa, caffè a Nina, perché se non si fa il caffè a Nina la giornata non parte come si deve. Quindi da adesso andare avanti Nina si occuperà del caseificio, io sistemo un po' la casa e poi parto con le attività quando disgela un pochino, quando il sole si alza un po'. Mentre le vacche finiscono di mangiare, io di solito mi metto un po' qua al sole, aspetto che finiscano, così poi le mettiamo anche loro un attimino fuori al sole, che si sgranchiscono un po' le gambe, prendono un po' di luce. Questa è una cosa che faccio ogni giorno. La prima cosa che cerco di ingerire ogni giorno è frutta. Io vado fuori per le mele, ma in generale, in base al periodo dell'anno, cerco di avere sempre un po' di frutta, perché alla mattina la prima cosa che ingerisco, non alla mattina, in generale nell'arco della giornata, a volte io non mangio niente fino anche a metà pomeriggio, ma la prima cosa della giornata che mi piace ingerire è frutta. E vivere al freddo è una meraviglia, una meraviglia. Metto 2 maglie di lana, io sto fuori da mattina a sera, dall'alba al tramonto. Adesso mi sono un po' ammorbidito, proprio i primi anni io uscivo che era buio, rientravo in casa che era buio, stavo fuori tutto il giorno, ma ancora adesso io se mi devo sedere un attimo a guardare, a riposarmi un attimo, io vengo fuori, anche se c'è 0 gradi, ovvio che se piove no, ma sta gara susta. Oh, come si può capire le attività sono abbastanza rallentate in questo momento, però ci sta in questo periodo dell'anno. Approfitto anche per fare le cose che mi piacciono meno in realtà in questo periodo dell'anno, ovvero burocrazia. Devo contattare la ASL di competenza della nostra zona, ovviamente, perché stiamo cercando di adeguare stalla, caseificio, insomma tutte le varie situazioni relative agli animali. Con la collaborazione dell'ASL di competenza stiamo cercando di avere tutto a posto, in regola. Ottimo, finito, mail fatta.
speriamo che vada tutto bene. Questa è una parte un po' delicata di questo percorso. All'inizio avevo preso un po' di punta a tutta la burocrazia, ne avevo veramente alla nausea. Io sono uno che si dedica al 100% al lavoro, mi piace tantissimo, sono stragasato, però veramente tutto il contorno a volte ti fa passare la voglia. Facevo veramente fatica ad accettarlo, non capisco perché io non posso avere 3 vacche nella mia stalla, poterle mungere, far tutto bene, in igiene, lavorare il latte, trasformarlo in formaggio, fare un prodotto super genuino, poterlo vendere. Nella mia testa dici, io per fare questa cosa che per me è completamente normale devo chiedere permesso a qualcuno. Questa roba mi bloccava un po', no? Allora ho cominciato tutto il percorso con l'ASL per avere il numero di stalla, per avere il permesso di tenere gli animali, il permesso di farli riprodurre, permesso di mungere, permesso di trasformare il latte, insomma tutte queste cose passano attraverso l'ASL, diciamo, quindi tutte queste pratiche vanno fatte. Ok, basta chiacchiere, adesso facciamo uscire le mucche. Un giorno o l'altro gli salgo sopra questa, così mi porta. C'è un bel sole, siamo qua riparati nel canton della casa, cioè della stalla. Loro stanno un pochino qua fuori, così io posso lavare la stalla tranquillamente, si prendono un po' di sole. Adesso hanno mangiato abbondantemente, sono belle tonde. A me mi piace vedere le vacche quando hanno mangiato bene proprio, sai, che sono belle tonde. Ok, ho quasi finito in stalla. Ve l'ho risparmiato il lavaggio della stalla perché ve l'ho fatto vedere recentemente nel video di inaugurazione della stalla. L'ho fatto vedere tutto in maniera accurata, se volete vedere il lavaggio della stalla lo trovate in quel video lì. Adesso devo preparare il disinfettante per la stalla, adesso ve lo faccio vedere, questo è interessante. Dunque normalmente io preparo questo spruzzino con un po' di acqua, alcol e un olio essenziale e uso questo per disinfettare dopo aver lavato la stalla. Poi io metto circa 50% di acqua, alcol denaturato e poi ci metto olio 31 in questo caso. Allora olio essenziale ne uso in abbondanza perché insieme all'alcol lasciano un profumo nella stalla meraviglioso dopo che si è spruzzato. Uno spruzzino così mi dura 10 giorni circa. Ottimo, col nostro fantastico spruzzino evitiamo di contaminare l'acqua di lavaggio che finisce direttamente nell'orto. In questo modo con una soluzione a 50% di alcol disinfettiamo tutto, ma non con prodotti strachimicaglie che fanno danni. Se sapeste il profumo che c'è in sta stalla, guarda. Idropulitrice, tra l'altro batterie ogni giorno le leviamo ovviamente perché fa troppo freddo. In questo momento ci sarà 2 gradi. Se noi lasciamo le batterie qua, le mettiamo sempre in casa dopo ogni utilizzo, subito in casa, e le riportiamo qui la mattina dopo quando dobbiamo fare il lavaggio, perché queste se stanno fuori anche solo una giornata a 2 gradi o figuriamoci una nottata, queste le butti dopo una settimana. Mi piacerebbe raccontarvi un botto questa cosa della carica batterica della stalla, c'è proprio una storia meravigliosa che mi affascina di brutto, però magari in un video dedicato vi racconto la storia della carica batterica della stalla. Se la racconto adesso il video dura 4 giorni. Allora, in questo modo la mattinata quasi va. Facciamo un giro veloce delle serre. Nina vuole che faccio sto video ma andare in giro tutto il giorno con sta cosa in braccio mi rompe il bale che... Partiamo dal semenzaio che naturalmente in questo periodo dell'anno non lavora, ma anzi aspetta, non lavora, frena, perché lavora di brutto in realtà, ma non come semenzaio, ma tac, il nostro meraviglioso cassone con i radicchi invernali belli che sono. Oh, questi stanno a -6, -7 prezzemolo meraviglioso. Cosa c'è ancora? Lattughine, guarda che belle. Comunque qua non è il caso di bagnare, tutto va bene. Dunque questa è la seconda serra completamente a riposo.
Qui è stato trinciato tutto quello che c'era dentro. Quest'anno c'erano i pomodori, quindi è stato trinciato tutto, materia organica meravigliosa sul suolo, ma suolo un po' asciutto, un po' tanto asciutto, necessita di essere irrigato un po', ma neanche tanto asciutto, a dir vero. Necessita di essere irrigato un pochino per poter poi essere tutto fresato e preparato per la prossima stagione, ma piano piano nell'arco di quest'autunno va fatto. E poi lo rilavoriamo, lo rigeneriamo col nostro letame, che ve lo faccio vedere, bellissimo. Guarda, ce n'è una parte coperta, questo è già maturo dall'anno scorso, bellissimo, mentre quello nuovo sta arrivando. Prossimo step, non so se siete pronti a che apro sta porta. Questa è una meraviglia, questa è una meraviglia. Comunque fuori c'è 2 gradi, qui ce ne sono 25 qui dentro, e infatti c'è ogni ben di Dio qua per terra. Ci sono lattughe, ci sono biete, c'è un oceano di spinaci, ci sono rucole, ma guarda che meraviglia, ma si può. Guarda quanti spinaci, tutti spinaci. Qui mangiamo tutto l'inverno, signori. Ci dormirei in sto tappeto verde. Ma tu ci credi? Tappeto verde così, questa serra in pieno campo, c'è -8, guarda che meraviglia. Bene, sono contento. Qui però è da bagnare, mi sa. Adesso arrivano le grane, perché chissà adesso far partire l'impianto. Dunque proviamo a far partire l'impianto di irrigazione, però con sto freddo è tutto gelato, come si fa? Adesso ci proviamo, apriamo un po' i rubinetti. Cazzo, è congelato già il rubinetto, figuriamoci. No, si sciapa tutto. No. I rubinetti sono congelati. Niente da fare, oggi non si bagna. Qui viene lunga quest'anno, qua siamo neanche a fine novembre, abbiamo già tutto congelato e non scongela più neanche di giorno, quindi da adesso fino a marzo, fine marzo, noi viviamo in questa condizione, che veramente, guarda, che se non ti piace di brutto qua non ci puoi stare. Niente, qua non si bagna. Sono uscita, sono andata a portare un po' di formaggio a Enzo Claretta. Ovviamente non torno mai a casa a mani vuote. Babbucce di lana, calde per l'inverno, ben 2 paia. E poi tiramisù. Tiramisù di nonna Vittoria, 99 anni, tiramisù. Ok, siamo a metà giornata. Non so, sarà l'una più o meno, che ora è? Sì, adesso ci occupiamo un po' delle energie. Questa è una cosa che in questo periodo è anche molto importante. Allora, verso le ore centrali della giornata sono le ore più calde e sono le ore nelle quali c'è più sole, quindi noi possiamo accumulare energia elettrica, e quindi se scegliamo di fare lavatrici o qualsiasi elettrodomestico dobbiamo usare, cerchiamo di usarlo in questo momento. Seconda cosa, riscaldamento. Quindi a quest'ora di solito accendo la caldaia. Quest'anno finora abbiamo usato veramente pochissima legna, la legnaia è ancora piena e siamo già a fine novembre. Questa caldaia a fiamma rovesciata veramente funziona alla grande. Un giorno vi faccio un video e ve la faccio vedere bene.
Quanto mi gasa fare le pulizie. Io un giorno o l'altro, tanto il mio sogno nel cassetto di aprire un'impresa di pulizie lo avvererò. Che soddisfazione dal lavaggio a secco con la cenere. Proprio quando la spargi hai proprio la sensazione che disinfetta, sai? Hai quella sensazione di pulito. Come si può capire, questo è un periodo di lavoretti, piccole manutenzioni, pulizie e in generale un po' delle cose che non si riescono a fare nell'altro periodo, nel quale invece si corre un po' dietro a tutte le varie attività. Perché l'ultimo anno si è aggiunta anche questa roba del canale YouTube, cioè non sottovalutiamola, perché questa roba, fare questi video è un lavoro, cacchio, è un impegno. Le ore passate al computer, io era 15 anni, 20 anni che non stavo tutte ste ore seduto a un computer a fare del lavoro, a rispondere a commenti, a montare video. Anche in questo probabilmente tra un po' avremo bisogno di una pausa. Adesso sono dal trattore che copro con una coperta per il freddo, però insomma poco ci fa. Ogni giorno provo a farlo partire. Voglio provare ogni giorno a farlo partire. Se sta lì 2 o 3 giorni con sto freddo poi non parte più e ogni volta bisogna o caricare la batteria, poi addirittura cambiarla. L'ultimo sole della giornata. Oggi la giornata è andata un po' così, ho fatto sti lavoretti così un po' piccolini, un po' veloci. Ci sono altre giornate invece che magari alla mattina, subito dopo il disgelo, diciamo, magari mi dedico a far legna e la faccio fino a sera. Altri giorni che mi dedico a far lavori dentro casa. In questo momento sto finendo i lavori di adeguamento del caseificio, sto costruendo una cella di stagionatura. Abbiamo quest'ultimo mesetto dell'anno che lo portiamo avanti così, perché poi noi qui da gennaio comunque ricominciamo subito, sai, con i piantini, le semine. È andato via il sole. Guarda, lì e lì, vedi? Tic tic. Riesci a fare così, guarda, tac. Tac. L'hai fatto tu. Tac. Tac. Nel frattempo ho fatto anche la lettiera in stalla, che non vi ho fatto vedere. Nina mi strapazzerà. Non ti strapazza. Anche quella canzone. Questo fa la caparezza. Anche se fuori c'è ancora giorno, almeno per un'oretta, però chiudiamo già tutto per mantenere la temperatura. Quasi buio ormai. Prima di dar di nuovo da mangiare alle mucche stasera facciamo 2 passi coi cani nel bosco, così si scaricano un po', si sfogano un po' anche loro. Meraviglia è sto pascolo dopo che ci sono passate le vacche, sembra un campo da golf. Oh, a questo punto della giornata, quando gli diamo da mangiare a loro la sera, adesso fuori è buio, ci sediamo un po' qua dentro con tutto chiuso, c'è una temperatura veramente, si sta bene. Dunque ora cosa succede? Che a questo punto noi rientriamo in casa e facciamo 2 operazioni principalmente, tutte e 2 fondamentali. La prima, prepariamo il cibo per il nostro unico pasto della giornata. La seconda è respirare. Questo magari ve lo racconto in un video dedicato, però noi adesso ci dedichiamo per almeno un'ora a respirare. È necessario imparare a respirare e a respirare bene. Lavoro duro quello di respirare. Va. Un po' più tardi andiamo a mungere per la seconda volta.
Mentre aspettiamo la mungitura serale mi dedico anche un po' a questa attività qua che in questo periodo dell'anno si riesce a fare ad orari decenti. D'estate la facevo di notte praticamente, che è montaggio dei video che vedete voi, risposta a quasi tutti i commenti, perché noi ci teniamo a star dietro anche un po' ai commenti, non riusciamo a vederli tutti, a rispondere a tutti, però è un'attività che ci chiede tantissimo lavoro, tantissime ore ultimamente. Sei stanco, Leo? Bah, 12 ore dopo, seconda mungitura effettuata e andiamo a mangiare. Nel frattempo abbiamo preparato cena e sbrigato qualche altro lavoretto in casa. Sei cotto? Ma vado volentieri a riposare un po', mangiare qualcosa e torniamo in stalla tra un po' a vedere che sia tutto a posto. Loro hanno mangiato anche bene, tra un attimo si coricano giù a terra. Ultima uscita notturna, ragazzi. Madonna che freddo, c'è già -6. Ego, vieni. Ego era ancora qua di guardia, ma la mettiamo anche lei in stalla. Ego, andiamo, vieni. Vieni, bella. Faccio ancora, sarà le 9:30, forse quasi le 10. Adesso vado a dormire, ma prima vado ancora a vedere in stalla se è tutto a posto e a mettere un po' di legna nella caldaia. Brava, bella, brava. Tu resti qua e stanotte fa un po' meno freddo, va bene? No, le mucche stanno bene. Sono coricate. Oh, biscotti di Nina. Sono dimenticato di farvi vedere la meravigliosa cenetta che abbiamo fatto, composta da un meraviglioso finocchio tagliato fine fine con olio, sale, pepe e limone. È una teglia di cavolfiore gratinato al forno, un sogno. 21:37. Buonanotte, Leo. Cosa stiamo guardando lì? Il prossimo video che esce E che video è? sul restauro del trattore, ma forse quando vedono questo è già uscito. Arvezze, io spero che non vi siete rotti le palle di star tutto il giorno con me, perché io qua vado avanti dalla mattina alla sera. Anche ste giornate sono lunghe. Pensate che io ci sto tutto il giorno, tutti i giorni. Così splendi. Arvezze.